canale Elicottero! Nella cultura giapponese è molto importante chiedere scusa. A volte, anche se veramente non è colpa vostra, però qualche volta vi conviene chiedere scusa. Perché è il modo più veloce di risolvere il problema. Non siete superbi. In Giappone anche molte persone famose, come politici o attori, chiedono scusa nell'intervista in TV al pubblico quando c'è stato uno scandalo. Forse alcuni di voi si ricordano che una delle AKB, AKB48, è un gruppo famosissimo di idol, si è scusata rasandosi i capelli. Nella cultura giapponese antica i samurai si scusavano facendo seppuku, si tagliava la pancia per far mostrare che erano molto pentiti, che hanno fatto qualcosa sbagliata. Però io non farei mai tagliare la pancia perché mi fa male. E ci sono tanti modi di dire scusa. In giapponese il più informale è gomen. Gomen. Scusami. Gomen. E solo i maschi potete dire anche suman. Suman. Anche questo è informale, però le donne non lo usano. Solo i maschi, suman. Un pochino più formale è gomen nasai. Aggiungiamo nasai dopo gomen. Gomen nasai. 遅刻してごめんなさい。 Però comunque non è ancora abbastanza formale, è casual. Comunque gomen nasai va bene per esempio fra amici o spesso i bambini che chiedono scusa alla mamma piangono gomen nasai. Così. Poi più formale è sumimasen. すみません。すみません。遅刻してしまいすみません。気をつけてください。 Verso ai clienti o verso ai capo, colleghi superiori. Se volete chiedere scusa, cultura giapponese è ancora più formale. Per esempio potete dire nell'azienda, nel campo di lavoro o chi lavora nei negozi verso ai clienti. Potete dire 申し訳ありません。遅れて申し訳ありません。申し訳ありません。È difficile. È un po' lungo. 申し訳ありません。すみません。E 申し訳ありません。Questi due saluti per chiedere scusa abbastanza formale. Parola di business, nel campo di business. Se è successa questa cosa, che ho sbagliato, ho fatto qualcosa di male poco tempo fa, allora sumimasen, oppure più formale 申し訳ありません, va bene. Non so, abbastanza tempo fa ed è io completamente ho capito che era colpa mia, allora si può dire sumimasen deshita, che è forma passato, forma passata. Sumimasen diventa sumimasen deshita. Poi in altro più formale 申し訳ありません diventa 申し訳ありませんでした. Praticamente si aggiunge でした che diventa passato. Per dire mi dispiace, in giapponese si dice 残念ですね. 残念 vuol dire peccato. Che peccato, 残念ですね, cioè mi dispiace. Però nel senso, una cosa che è stata, però non è colpa mia. Quindi non chiedo scusa, ma dico a me dispiace. 残念ですね. Però i giapponesi non usano mi dispiace questa parola per chiedere scusa. Quindi se volete chiedere scusa, dovete dire proprio scusa, non mi dispiace. Se avete fatto qualcosa di veramente terribile,
Per esempio, avete ucciso qualcuno, oppure avete rubato milioni di yen e vi scoprono, forse vi chiederanno di fare dogeza. Cos'è dogeza? Dogeza è anche questo è un modo di scusarsi, ma estremo. Io non ho mai fatto e non ho mai visto dal vivo qualcuno che fa dogeza, solo è un altro metodo molto usato nel film, negli anime, solo nel mondo finto ho visto, però comunque ci saranno delle persone che viene chiesto di fare questa cosa. È una forma forte di umiliazione. Adesso vi spiego come si fa dogeza. Prima dovete sedervi così. Questa posizione si chiama sesa. Poi dovete mettere le vostre mani così per terra. Poi dovete mettere anche la vostra testa per la terra e urlando "Moshiwake arimasen deshita". Io pensavo che dogeza farebbero. Io pensavo che dogeza facessero. Ah, sbagliato la grammatica italiana. Congiuntivo terribile. Moshiwake arimasen. Adesso vi chiedo scusa facendomi dogeza. Sumimasen deshita. Sumimasen deshita. Sumimasen deshita. Sumimasen deshita. Sumimasen deshita. Sei contento? E poi devo confessare a tutti voi italiani che ho fatto una cosa terribile. Qualche volta però siccome vi chiedo "Moshiwake arimasen deshita". Moshiwake arimasen deshita. Moshiwake arimasen deshita. Moshiwake arimasen deshita. Gomennasai. E per cui avete imparato come chiedere scusa in giapponese. Mi raccomando, se andate in Giappone, forse qualche volta dovete anche dire scusa, anche se non è colpa vostra, ma ai giapponesi non piace complicare e litigare per cose piccole, quindi meglio dire scusa e poi risolto. Quindi se andate in Giappone capite questa mentalità giapponese. はい、今日もありがとうございます。Grazie e ci vediamo nella prossima puntata. Scusami, veramente scusami. またね。すみません。ごめんなさい。Vediamo su YouTube Elicottero. ありがとうございます。またね。チャオチャオ。